Thomas si affacciò alla porta della stanza di Eleanor, un gesto che non si era mai concesso prima. Non disse molto. Chiese solamente se anche lei, ormai, considerasse più probabile che dietro tutto questo ci fosse un uomo soltanto e non una maledizione condivisa da un intero villaggio. Eleanor rispose che una maledizione, per definizione, non lasciava impronte di stivali nel fango, né aveva bisogno di nascondere un'ascia sotto un telo, come lei stessa aveva notato quel pomeriggio nel retro della bottega di Malcolm, senza ancora saperne il motivo con certezza. Thomas restò in silenzio, poi tornò nella propria stanza. Nessuno dei due dormì a lungo quella notte. Tornarono a Blackbriar House pochi giorni dopo, per un terzo confronto che Eleanor aveva richiesto per mettere ordine tra le troppe informazioni raccolte. La porta era aperta, non socchiusa per il vento, aperta con la maniglia che pendeva storta, come se qualcuno l'avesse forzata con calma, senza fretta. Il silenzio, dentro, aveva una qualità diversa da quello a cui erano abituati durante le visite precedenti. Non l'assenza di rumore, ma la sensazione fisica che qualcosa poco prima avesse smesso di muoversi in quella stanza. Trovarono Alistair Crowe legato a una sedia del proprio studio, immobilizzato in una posizione che non gli lasciava margine, né per muoversi, né per scrivere. Le corde strette attorno ai polsi e alle caviglie, con un nodo che Eleanor riconobbe, con un brivido, simile a quello descritto 22 anni prima nel suo stesso fascicolo. Il corpo era stato disposto secondo lo stesso rituale delle altre vittime. Le stesse rune, incise su pietre portate lì apposta. Gli stessi simboli, disposti con la consueta cura geometrica. Eleanor si costrinse a osservare ogni dettaglio con la calma metodica che si era imposta fin dal primo giorno, per quanto le mani questa volta tremassero leggermente mentre disegnava sul taccuino ogni simbolo, uno alla volta. Thomas restò sulla soglia più a lungo del solito, gli occhi fissi sui fascicoli di Crowe, sparsi sul pavimento, come se qualcuno li avesse cercati con urgenza prima di andarsene. Perlustrarono la casa stanza per stanza, con la cautela di chi non sa ancora se l'assassino possa essere ancora nei paraggi. Ogni armadio, ogni baule, ogni angolo che la luce della lanterna non raggiungeva subito. Non trovarono nessuno. Solo, in una delle stanze sul retro, una finestra forzata dall'esterno, il legno del telaio scheggiato in modo recente, coerente con un ingresso silenzioso durante le prime ore del mattino, quando il villaggio dormiva ancora. Gregor Hale, chiamato con urgenza da un ragazzo mandato a cavallo, arrivò un'ora più tardi, il volto sconvolto in un modo che Eleanor non gli aveva mai visto prima, nemmeno davanti al secondo cadavere ritrovato nella brughiera. Crowe disse con voce roca che era stato per lui più di un ex ispettore eccentrico da compatire. Era stato, per certi versi, l'unica autorità morale che il villaggio avesse mai davvero rispettato, al di là delle cariche ufficiali. Eleanor lo lasciò parlare, senza interromperlo, mentre continuava a osservare la scena con la parte più fredda della propria mente, quella che si era addestrata per anni a restare operativa anche quando il resto di lei avrebbe voluto soltanto fermarsi. Fu solo dopo diversi minuti, confrontando lo schizzo appena tracciato con le fotografie delle scene precedenti allineate sul tavolo, che Eleanor notò un'anomalia. 2 dei simboli, rispetto a tutte le scene precedenti fotografate e studiate nelle settimane precedenti, apparivano invertiti
nella loro posizione rispetto alle altre pietre. Non un errore di chi li aveva disposti, non un caso. Osservò più a lungo la posizione del corpo, l'angolo del volto rispetto al pavimento, la distanza minima ma misurabile tra la bocca di Crowe e le due pietre in questione. Comprese, con un freddo che non aveva nulla a che fare con la temperatura della stanza, che Crowe, privato dell'uso delle mani, doveva essere riuscito a spostare quelle due pietre usando soltanto la bocca nei suoi ultimi istanti di vita, prima che tutto finisse. Investigatori, cosa può significare l'inversione dei due simboli? Provate a pensarci, prima di continuare ad ascoltare, e scrivetelo nei commenti. Il pensiero di Eleanor tornò, quasi contro la propria volontà, alla sera nella locanda, alle fotografie mostrate con leggerezza, al modo in cui Malcolm si era chinato su di esse, con quella naturalezza disarmante. Lo risentì pronunciare i nomi di due rune specifiche, tra tutte quelle osservate quella sera, con la stessa cadenza con cui avrebbe descritto una vena difficile in un blocco di pietra. Mannaz ed Aiwaz, l'uomo e la morte. Le stesse due, ora invertite sul corpo di Crowe, come se qualcuno avesse voluto ribadire quel nome, quella sera nella locanda, senza che nessuno se ne accorgesse. Non un dettaglio di colore, raccontato per cortesia a due forestieri in cerca di informazioni. Un indizio, lasciato con leggerezza da chi non immaginava che un giorno sarebbe servito a incastrarlo. Crowe, morente, aveva usato l'unica cosa rimasta, la posizione di due pietre, mossa millimetro dopo millimetro con la sola forza della mascella, per lasciare un nome a chi sarebbe venuto dopo di lui. Malcolm Briar non si trovava in paese. Gli abitanti, interrogati uno alla volta da Gregor Hale su richiesta di Eleanor, riferirono tutti la stessa versione, con piccole variazioni di dettaglio. Era uscito quella mattina presto, per occuparsi di una sepoltura oltre le colline, come faceva talvolta per famiglie che vivevano troppo lontano dal cimitero di Ashmere. Nessuno seppe indicare con esattezza quale sepoltura, e più di uno, interrogato con insistenza da Gregor Hale, distolse lo sguardo prima di rispondere, come se offrire troppi dettagli equivalesse a tradire qualcosa di più grande della semplice verità. Eleanor e Thomas seguirono le tracce del suo carro attraverso brughiere sempre più fitte di nebbia, un sentiero appena visibile che si arrampicava lungo pendini coperti di erica, fino a raggiungere Grey Hollow, un vecchio rifugio di pietra costruito generazioni prima da pastori ormai dimenticati. 3 ore di cammino da Dunmoir. La nebbia, lì, restava bassa quasi tutto l'anno, secondo quanto raccontavano in paese, come se la valle stessa avesse deciso di custodire quel luogo alla vista di chiunque non conoscesse già la strada. Quel giorno non fece eccezione. Avanzarono in silenzio, il fango che si attaccava agli stivali a ogni passo, l'umidità che si insinuava sotto i mantelli nonostante il tessuto pesante. Il sentiero si restringeva a mano che si allontanavano dal villaggio, fino a diventare poco più di una traccia tra l'erica, visibile solo a chi sapeva già dove guardare. Thomas portava con sé una pistola presa in prestito dall'ufficio di Gregor Hale, il peso dell'arma insolito contro il fianco, mai portata prima con la stessa consapevolezza di poterne avere davvero bisogno. Eleanor camminava un passo avanti, il taccuino ormai riposto, la mente concentrata solo sul terreno che cambiava colore man mano che si avvicinavano a Grey Hollow, prima marrone, poi grigio, infine quasi nero, dove l'acqua ristagnava sotto uno strato sottile di muschio. Il silenzio della brughiera, fino a quel momento uniforme, si incrinò con un suono lontano, il cigolio di ruote su pietra. Nessuno dei due parlò.
accelerarono il passo quel tanto che bastava a non perdere il rumore, senza correre il rischio di farsi sentire a propria volta. Investigatori, se questa storia vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale per nuove indagini. Malcolm li vide arrivare mentre conduceva il proprio carro lungo l'ultimo tratto di sentiero, la sagoma familiare del cavallo che si stagliava contro il grigio uniforme della nebbia. Non mostrò sorpresa. Comprese in un solo istante di essere stato scoperto e qualcosa nel suo volto, fino ad allora sempre cordiale in ogni incontro precedente, si svuotò completamente di ogni gentilezza. Fermò il cavallo, scese con calma, impugnò un'ascia appoggiata sul carro con il gesto tranquillo di chi la maneggia da una vita intera per lavoro più che per violenza, e proprio per questo ancora più inquietante da osservare. Non arretrò di un passo e non alzò la voce. Si mosse verso di loro con la convinzione di chi crede fino in fondo di compiere un dovere sacro, non un crimine. Il volto attraversato da un'espressione quasi di sollievo, come se attendesse quel momento da più tempo di quanto chiunque avesse immaginato. Eleanor arretrò di un passo sul terreno reso instabile dalla nebbia, cercando con lo sguardo un punto d'appoggio più solido, mentre la distanza tra loro e l'uomo si riduceva più in fretta di quanto qualsiasi calcolo avesse previsto. Thomas si frappose tra Malcolm ed Eleanor e la lama gli sfiorò l'avambraccio prima che riuscisse a bloccare il polso dell'uomo con entrambe le mani, un dolore acuto che gli tolse per un istante la vista. Eleanor non ebbe altra scelta, un solo colpo, secco, che il vento della brughiera portò via quasi subito. Malcolm cadde nella nebbia bassa di Grey Hollow e non si rialzò più. Il cavallo, libero dalle redini, si allontanò di pochi passi, poi restò immobile, come in attesa. Le indagini successive ricostruirono, pezzo dopo pezzo, la vita di Malcolm Bryer, attraverso testimonianze raccolte in paese e documenti trovati nella sua abitazione. Un uomo che tutti, fino all'ultimo giorno, avrebbero descritto come gentile, disponibile, amante della storia locale, capace di intrattenere chiunque con aneddoti sulle rovine e sulle antiche famiglie del villaggio. Dietro quella cordialità, un'ossessione mai confessata per antiche credenze norrene, coltivata in solitudine per anni, incisa pietra dopo pietra nelle rovine che tutti credevano visitasse per semplice curiosità professionale. Nella sua abitazione vennero trovati quaderni fitti di annotazioni, di segni, di simboli ripetuti centinaia di volte, calcoli su cicli lunari e stagionali che sembravano determinare, secondo una logica comprensibile solo a lui, il momento più opportuno per ogni intervento. Malcolm era convinto che alcune vite dovessero essere offerte per onorare divinità dimenticate, per preservare un equilibrio che lui solo credeva ancora minacciato, in un mondo che considerava sempre più cieco davanti a verità che un tempo tutti riconoscevano. Le rune, i rituali, gli oggetti disposti con tanta cura intorno ai corpi non erano una messa in scena costruita per depistare le indagini, come qualcuno in paese aveva ipotizzato nei giorni successivi. La notizia raggiunse Dunmoor prima ancora che Eleanor e Thomas facessero ritorno con il carro. Il villaggio la accolse con un silenzio composto, privo della sorpresa che ci si sarebbe aspettati davanti a una simile rivelazione. Fergus McRae chiuse la locanda per un solo giorno, il minimo indispensabile secondo l'usanza locale per onorare un lutto improvviso, per quanto quel lutto riguardasse l'uomo che aveva appena ucciso un vicino rispettato da tutti. Padre Edwin Callow celebrò una funzione breve, durante la quale non pronunciò mai il nome di Malcolm né quello di Crow, limitandosi a parlare in termini generali della sottile linea che separa la devozione dalla rovina. Ewan, il giovane che Thomas aveva interrogato settimane prima,
si offrì lui stesso di occuparsi della sepoltura di Crowe, avendo imparato il mestiere proprio osservando l'uomo che ora giaceva accusato di un duplice omicidio. Il caso venne definitivamente chiuso, gli ultimi fascicoli archiviati accanto a quelli di 22 anni prima, finalmente completi. Eleanor si chiese, nei giorni successivi, cosa distinguesse davvero la fede di Malcolm da qualsiasi altra fede praticata in quella regione, con altrettanta convinzione e altrettanta assenza di dubbio. Non trovò una risposta che la soddisfacesse pienamente e forse, si disse, non esisteva una risposta capace di soddisfare del tutto chi cercava soltanto prove misurabili in un mondo che continuava a produrre ostinatamente anche altro. Nel piccolo cimitero di Ashmere, davanti alla lapide di Alistair Crowe, Eleanor e Thomas si fermarono in silenzio prima di ripartire verso la città. Eleanor posò sulla pietra un piccolo ciottolo inciso a mano da lei stessa nei giorni precedenti, con un unico simbolo scelto dopo lunga riflessione tra i tanti appresi in quelle settimane: Tiwaz, giustizia, onore, sacrificio. Restarono immobili ancora per qualche istante, il vento che muoveva appena l'erba tra le lapidi. Poi si allontanarono lungo il sentiero che riportava verso la strada principale, mentre la brughiera, alle loro spalle, tornava al proprio silenzio di sempre, come se nulla, in fondo, l'avesse mai davvero interrotto. C'è qualcosa che non ti ho detto. Se vuoi continuare a indagare, iscriviti. E se questa storia ti ha colpito, lascia un like.